Quante volte ti dici: "Vabbè, questo me lo faccio da sola che tanto faccio prima e faccio meglio", e quante volte fai le nottate a correggere o addirittura a rifare da capo un lavoro che hai delegato e che ti è tornato indietro in una maniera che non ti ha soddisfatto? A me è successo infinite volte, per anni, e siccome non capivo il motivo, davo la colpa ai poveri collaboratori, dicendomi: "Forse non sono capaci di capire quello che sto chiedendo o non sono all'altezza di realizzarlo". Lo so, una iena. Quello che non avevo capito è che quando deleghiamo siamo noi responsabili della comprensibilità di quello che stiamo chiedendo e anche della sua realizzabilità secondo i nostri standard. Perché se non siamo capaci di fare richieste chiare, come possiamo pretendere di ottenere esattamente quello che vogliamo? Quindi nel video di oggi ti voglio parlare di che cosa non può assolutamente mancare in una delega e ti servirà sia per cominciare finalmente a ottenere i risultati che vuoi quando deleghi e anche per far crescere molto più rapidamente e più facilmente le persone che lavorano con te e crescere anche tu come loro leader. Quindi se anche tu fai parte del team Chi fa da sé fa per tre, guarda questo video. Ciao e bentornata sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di delega. Per vedere se ti può davvero essere utile facciamo un piccolo test. Ora ti proporrò due esempi di delega e tu mi dirai, anzi non me lo dire, tienilo per te, in quale casistica ti ritrovi di più. Esempio numero 1. Eh sì, scusa Tizio, un'ultima cosa, ci dobbiamo segnare che dobbiamo fare la relazione di questo mese, un po' come quella dell'altra volta, perché il cliente la vuole venerdì. Esempio numero 2. Ciao Tizio, senti, dobbiamo fare la relazione di questo mese. Ti chiedo questa volta di occupartene tu e considera che va consegnata per venerdì, quindi entro direi mercoledì sera vorrei vedere una bozza. Ricordati di basarti sulla relazione del mese scorso, cioè proprio segui quel modello. In questo momento non mi vengono in mente altre cose, però se quando cominci ti vengono dei dubbi, chiamami. Se ti sei ritrovata nell'esempio numero 1, continua a guardare il video. Se ti sei ritrovata nell'esempio 2, complimenti perché sei già un pezzo avanti. Ti darò comunque due suggerimenti che magari non sono scontati neanche per te, per essere ancora più efficace quando deleghi. Vediamo quali sono le cose che non possono assolutamente mancare in una delega e che mancavano clamorosamente nell'esempio che ti ho fatto. Partiamo da un concetto di base. Una delega è una richiesta e una richiesta come tale deve avere una serie di elementi, altrimenti non è una richiesta, ma magari è un'aspettativa, un desiderio. Il primo di questi elementi è da chi arriva la richiesta. Non ti perdere nel dovremmo, l'azienda vuole, magari l'altra persona ha talmente assorbito questo tipo di linguaggio che capisce che gli stai chiedendo di fare qualcosa, ma non è affatto detto. Quando chiedi qualcosa a qualcuno, di io ti chiedo, io voglio. Per lo stesso motivo, occhio a non scordarti di dire a chi stai chiedendo, cioè tu stai chiedendo di fare qualcosa a Tizio, che è diverso da dire ricordiamoci, segniamoci, bisogna che facciamo, ma facciamo chi? Tu vuoi che lo faccia Tizio, diglielo. Un altro aspetto niente affatto scontato è il cosa stai delegando. Ok, tu vuoi che Tizio faccia la relazione, ma vuoi anche che la consegni direttamente al tuo capo? Vuoi che la faccia rivedere a te? Vuoi che la mandi al cliente? Quale parte del lavoro stai delegando? Quarto elemento davvero importante è il come vuoi che l'altra persona faccia quello che deve fare. Intendo esplicitare le tue condizioni di soddisfazione, cioè come deve fare lui questo lavoro affinché tu sia poi soddisfatta del risultato. Ci sono delle scadenze intermedie e finali da rispettare? Ci sono degli standard di contenuto, di metodo a cui si deve attenere? La parte del come è quella più insidiosa perché è quella dove più facilmente rischi di dare per scontato l'ovvio. Magari per te è ovvio che fare una relazione, nel nostro esempio, richieda di rispettare determinati standard, ma potrebbe non essere ovvio per il tuo collaboratore, oppure semplicemente potrebbe non pensarci in quell'occasione. Postilla, ci sono delle situazioni in cui tu in realtà fai fatica a dire come vuoi che un lavoro venga fatto, per il semplice fatto che non lo sai nemmeno tu. Questo può accadere perché non sempre deleghiamo attività che magari fino all'altro ieri facevamo noi. Affidiamo alle persone delle attività e dei compiti che magari noi non abbiamo mai svolto personalmente. Quindi qui non cadere nell'errore di pensare che siccome tu sei il capo, allora devi sempre essere tu a dire come le cose si fanno. Impara a riconoscere quello che non sai, perché in quanto leader il tuo compito non è quello di essere la più brava di tutti, il tuo compito è quello di tirare fuori il meglio dalle tue persone, farle brillare in quello in cui sanno brillare e aiutarle a crescere dove hanno dei gap. Ultimo elemento di una delega efficace è esplicitare il perché stai chiedendo quello che stai chiedendo e soprattutto il come lo stai chiedendo. Il motivo è che a volte nelle nostre richieste ci sono degli elementi che agli occhi degli altri possono essere totalmente incomprensibili. Se per esempio chiedi a una persona di rifare completamente un lavoro già fatto da lui o da qualcun altro per strutturarlo in un modo completamente diverso, è utile fargli capire che il motivo magari è che l'ha chiesto il capo, che l'ha chiesto il cliente, oppure che ti sei resa conto che
per una serie di ragioni che sai argomentare, la struttura precedente non era funzionale all'obiettivo. Perché se non glielo dici, la tua richiesta potrà suonargli irragionevole e noi non vogliamo che la gente lavori tanto, magari anche fino a tardi, per fare delle cose che pensano siano irragionevoli. Una volta che nella tua delega, quindi nella tua richiesta, è molto chiaro chi chiede che cosa a chi, che cosa stai chiedendo, in che modo vuoi che venga fatto e anche le motivazioni che ci sono dietro, hai una delega formalmente perfetta. Ma non è finita, perché visto che la responsabilità della ricezione del messaggio giusto da parte dell'altra persona è tua, ci sono altre due cose importanti che puoi fare per assicurarti che la tua richiesta venga effettivamente compresa in tutti i suoi aspetti e che quindi non ci siano rischi di incomprensioni. La prima è chiedere all'altro conferma di quello che ha capito. E a questo punto c'è sempre qualcuna che mi dice: ah, ma se io chiedo all'altro di ripetermi quello che ha capito, l'altro penserà che lo ritengo un cretino. No, lo spirito non è questo, anzi è proprio il contrario. Il criterio è: tu sei consapevole del fatto che sei responsabile della comprensibilità di quello che stai chiedendo e sei anche abbastanza umile da capire che il tuo modo di formulare la richiesta potrebbe non essere stato chiaro al 100%. Primo, perché per quanto ti sei impegnata potresti comunque avere dato per scontato qualche aspetto. Secondo, perché il mondo è bello perché è vario e non è detto che il tuo modo di spiegare le cose sia chiaro per l'altro. Quindi puoi dire al tuo collaboratore: per essere sicura di essermi spiegata bene, ti dispiace ridirmelo con parole tue? Questo metodo, se lo attui sempre, quindi diventa un'abitudine nel modo di scambiarvi informazioni fra te e il tuo team, diventa incredibilmente utile e semplifica tantissimo la vita di tutti. Ovviamente evitate un sacco di perdite di tempo e il rischio di trascinarvi una errata comprensione fino al giorno della scadenza. E di questo non sarai contenta solo tu, saranno molto contenti anche loro. Infine, per fare sì che il tuo modo di delegare sia veramente un'opportunità di crescita costante per le tue persone e anche per te, non dimenticarti mai di dare feedback. Se l'altra persona ha seguito alla perfezione le tue richieste, diglielo, dalle un feedback positivo. E se invece la persona non ha seguito correttamente le tue indicazioni, è fondamentale che tu le dia un feedback, tra virgolette, negativo, perché questo vi darà l'opportunità di capire insieme come mai quella parte di lavoro non è andata come volevi. E abitui te stessa a non perderti i pezzi per strada, a dare sempre meno per scontato ciò che per te è ovvio e che per gli altri può non esserlo, e a fare delle richieste sempre più chiare. Ovviamente tutto questo vale se dai un feedback come si deve e non se fai delle critiche generiche oppure recrimini su qualcosa che l'altro non ha fatto che magari tu non avevi neanche chiesto. Su questo non mi dilungo oltre perché su come dare un feedback efficace nel modo giusto ho parlato in un altro video che ti metto lì, quindi vatti a vedere quello per avere tutti gli strumenti che ti servono. A questo punto dovresti avere tutti gli elementi per deleghe a prova di equivoco e per fare richieste che non possano essere travisate. Se l'argomento ti interessa, vai a vedere nella descrizione del video perché c'è il link a un blog post dove troverai delle informazioni e delle risorse in più e soprattutto non ti scordare di farmi sapere se il video ti è piaciuto con un mi piace o con un commento. Noi come sempre ci vediamo lunedì prossimo. Buona settimana! Sì, ciao Tizio. Sì, no, ti volevo dire che insomma il documento che mi hai mandato non è che proprio, insomma, beh, intanto non ci hai messo niente di quello che abbiamo visto in riunione l'altro giorno. Lo so che io ti avevo detto di partire da quell'altra traccia, però era ovvio che ci andava messo anche quello. Vabbè, poi io chiaramente lo volevo formattato, vabbè, non te l'ho detto, però, cioè, mi sembra scontato. E poi comunque era per oggi e tu mi hai mandato una bozza. Capito che io avevo detto vediamo qualcosa oggi, però cioè vediamo qualcosa, lo sai che vuol dire documento finito perfetto? Ah, vabbè, vabbè, dai, ne riparliamo un'altra volta, va?